Ciao a tutti ragazzi, io sono Umberto e ben ritrovati in questo mio nuovo video. Oggi in questo video voglio parlarvi del famosissimo archeologo, architetto e studioso del paranormale. Infatti sicuramente, come avete capito dal titolo, mi sto riferendo proprio a Frederick Bligh Bond. Ma ragazzi, questa parola archeologo ve la metto fra virgolette perché poi capirete. Ma prima di cominciare, come sempre, mi raccomando, vi ricordo di iscrivervi a questo canale, di attivare tutte le campanelline, di commentare tantissimo e di tempestare di like questo video. Frederick Bligh Bond. Nato nel 1864 a Marlborough, nel Wiltshire, Bond proveniva da una famiglia di architetti. Studiò presso un famosissimo e prestigioso collegio sempre a Melbourne e successivamente completò la sua formazione in architettura. Fin dai primi anni della sua carriera, Frederick mostrò un grandissimo interesse per l'architettura ecclesiastica e per la conservazione degli edifici storici. Divenne infatti membro dell'Istituto Reale degli Architetti Britannici, soprannominato e abbreviato RIBA, e lavorò su vari progetti in Inghilterra, concentrandosi maggiormente sulle chiese medievali. Tuttavia, però, il suo contributo più famoso all'architettura non sarebbe derivato solo dalle sue competenze tecniche, ma bensì da un approccio inusuale e spirituale. Nel 1907, infatti, Frederick venne nominato direttore degli scavi di Glastonbury Abbey, uno dei più importanti siti medievali e religiosi di tutta l'Inghilterra. Pensate che questo luogo è molto noto per il famosissimo Re Artù e della regina Ginevra. Questo monastero, fondato nel VII secolo, era stato gravemente danneggiato durante la dissoluzione dei vari monasteri sotto il regno di Enrico VIII. Bond intraprese quest'opera di scavo con lo scopo di portare alla luce le antiche strutture monastiche e di ricostruirvene la storia. Durante gli scavi, Frederick fece delle significative scoperte. Tra queste, infatti, vi erano dei resti di un'antichissima chiesa del XIII secolo e altre strutture monastiche che fino a quel momento erano rimaste completamente all'oscuro. Ma quello che fece davvero scalpore, ragazzi, non furono le scoperte archeologiche in sé, ma bensì il metodo in cui Bond sosteneva di averle scoperte. Dovete sapere che Frederick era un fortissimo sostenitore del paranormale e dello spiritualismo, due movimenti molto in voga nel XX secolo in Inghilterra. Infatti Bond era straconvinto che si potesse comunicare con gli spiriti dei monaci ovviamente ormai defunti, e non solo, che avevano ovviamente vissuto a Glastonbury Abbey, e che appunto questi loro spiriti potessero rivelargli informazioni molto preziose e sui luoghi in cui scavare per trovare dei reperti davvero importanti e fino a quel momento tenuti all'oscuro di tutto, ovvero mai documentati. In particolare Bond, per comunicare con questi spiriti, utilizzava la famosa scrittura automatica, ovvero una modalità in cui una persona scrive senza avere il controllo della sua coscienza, lasciando che siano i vari spiriti a guidare la propria mano. Insieme ad un suo amico medium, John Henley,
poi Frederick cominciò a scrivere una serie di messaggi che sosteneva provenissero appunto dagli spiriti dei monaci, i quali gli fornivano indicazioni così dettagliate sulle strutture sotterranee dei Glassbury Abbey. Bond affermò che questi messaggi gli permisero di scoprire la posizione di antiche mura, fondamenta e altre strutture che effettivamente poi vennero rinvenute tramite appunto gli scavi. Quindi ragazzi, Frederick come faceva a sapere tutto questo? Mettetemi magari nei commenti anche voi cosa ne pensate, ma adesso andiamo avanti, sentite qua. Tra le scoperte più incredibili e affascinanti ci fu quella di Edgar Capel, di cui anche in questo caso non esisteva alcun tipo di traccia documentabile, ma che fu descritta in modo talmente preciso e dettagliato durante le sue comunicazioni spirituali, e in effetti fu proprio vero, fu proprio così. Inizialmente le scoperte di Frederick a Glastonbury furono accolte con grandissimo entusiasmo dalla comunità accademica della Chiesa. Tuttavia però nel 1918 Frederick decise di pubblicare un libro intitolato, indovinate come, The Gate of Remembrance, ovvero la porta delle rimembranze, in cui rilevava il metodo in cui aveva ottenuto molte delle sue scoperte, ovvero la comunicazione con gli spiriti dei monaci defunti tramite scrittura automatica. Questa rivelazione causò un enorme scandalo. Infatti molti accademici e funzionari ecclesiastici erano molto scettici nei confronti delle sue affermazioni e consideravano il suo approccio pseudoscientifico e non in linea soprattutto con il rigore accademico. La Chiesa d'Inghilterra, proprietaria del sito di Glastonbury, non accettò affatto l'utilizzo di tecniche spiritualistiche, sia in un contesto archeologico sia in un contesto religioso. Nel 1921 però, a causa delle fortissime pressioni crescenti dello scandalo pubblico, Frederick Bligh Bond fu dimesso dal suo incarico di direttore degli scavi di Glastonbury. Nonostante però le sue dimissioni forzate, perché ragazzi praticamente in qualche modo l'hanno costretto ad andarsene, Frederick rimase convinto che le sue scoperte fossero realmente il significato della comunicazione con questi spiriti e continuò a difendere con tutte le sue forze questo metodo. Dopo il suo allontanamento da Glastonbury, Bond si dedicò sempre più intensamente allo studio del paranormale. Decise infatti così di entrare in contatto con la Società per la ricerca psichica, un'organizzazione fondata nel 1882 per indagare su fenomeni inspiegabili con metodi scientifici. Frederick divenne un membro attivo di questa società, appunto denominata SPR, e cercò di dimostrare in tutti i modi un fortissimo legame e soprattutto l'esistenza tra spiritualità e il mondo materiale, attraverso ovviamente esperimenti e studi. Continuò infatti a sostenere che l'archeologia avrebbe potuto benissimo e tranquillamente beneficiare di un approccio multidisciplinare che includesse non solo la scienza, ma anche le tecniche spirituali per accedere a conoscenze totalmente dimenticate. Ovviamente però, non potendolo dimostrare, queste teorie non furono mai pienamente accettate dalla comunità scientifica. Frederick Bligh Bond trascorse gli ultimi anni della sua vita in una relativa oscurità. Infatti ad un certo punto si trasferì negli Stati Uniti, dove ovviamente continuò a studiare fenomeni paranormali e spiritualistici, ma purtroppo non riuscì mai a riguadagnare la reputazione che aveva perso tempo prima. Pensate che morì nel 1945 ad Alton, nel Massachusetts, senza ovviamente mai e poi mai abbandonare le sue convinzioni.
Nonostante però la sua caduta in disgrazia nel mondo accademico, Bond in realtà ha lasciato un'eredità molto complessa. Da un lato infatti è ricordato come un abilissimo archeologo che fece scoperte importantissime a Glastonbury Abbey, dall'altro però è visto come un personaggio controverso che unì la scienza con l'occultismo, cercando di dimostrare che il mondo spirituale poteva influenzare direttamente la ricerca storica. Nel corso degli anni, infatti, il lavoro di Frederick continuò a suscitare tantissimo interesse, soprattutto tra gli appassionati di paranormale e di misteri. Il sito di Glastonbury Abbey, con le sue storie e il suo misticismo, è diventato un importantissimo punto di riferimento per chi crede ovviamente in un'altra dimensione, ovvero la dimensione spirituale che piano piano divenne sempre più immersa nella storia. Negli ultimi anni, infatti, il lavoro di Bond ha goduto di una parziale rivalutazione, sebbene la maggior parte degli studiosi, e qui raga attenzione, ho detto non tutti, la maggior parte, ha continuato comunque a respingere le sue affermazioni paranormali, il suo contributo all'archeologia di Glastonbury Abbey è stato riconosciuto dal mondo intero come fondamentale, perché se non ci fosse stato lui, probabilmente nulla di tutto ciò che lui ha scoperto tutt'oggi poteva essere visibile. Infatti le sue scoperte hanno permesso una migliore comprensione della struttura e della storia dell'abbazia, e i molti dettagli che lui ha portato alla luce si sono dimostrati veritieri e accurati. Praticamente già lui aveva predetto, ancora prima di iniziare gli scavi, tramite ovviamente la comunicazione con l'aldilà, che in quel posto ci sarebbe stato proprio quello che in futuro si sarebbe scoperto. Ma l'interesse per l'occulto e il misticismo di Bond, in un'epoca in cui la scienza e la spiritualità si trovavano spesso in conflitto, ma anche tuttora ovviamente, lo rende maggiormente una figura affascinante e molto complessa. Frederick infatti rappresentava un esempio di come a volte le frontiere tra scienza e spiritualità possano intrecciarsi in una maniera controversa, ma soprattutto inaspettata. Ragazzi, anche per oggi, ma solo per oggi, io spero che questo video ovviamente vi sia piaciuto. Se è così, mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate tutte le campanelline e commentate tantissimo. Noi ovviamente ci vediamo nel nostro prossimo video. Ciao a tutti raga e stay tuned.